Ben ritrovati su Diario della Resistenza da Francesco Capo, 27 giugno 2023. Hai avuto un effetto avverso dopo la somministrazione di un vaccino anti-Covid? Penso che la maggior parte di voi non abbia avuto questo problema, di voi che seguite il nostro canale. Ammettiamo però che una persona voglia segnalare all'AIFA, l'autorità competente, un effetto avverso. C'è da augurarle buona fortuna. L'impresa infatti potrebbe essere ardua e per i vaccini a mRNA addirittura impossibile. Perché dico impossibile? Perché nell'apposita scheda di segnalazione, il modulo online che il cittadino può compilare per inviarlo direttamente all'Agenzia Italiana del Farmaco, i seri a mRNA non compaiono nemmeno nell'elenco. Sì, avete capito bene, non compaiono nell'elenco. La denuncia di questa grave omissione l'ha fatta un medico che ha scritto nell'aprile 2023 una lettera dettagliata e circostanziata indirizzandola ai vertici di AIFA, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. La missiva è stata resa pubblica dall'associazione Ali Avvocati Liberi. Siamo andati sul sito dell'AIFA nell'apposito indirizzo servizionline.aifa.gov.it per fare una prova e verificare se quanto denunciato dal medico sia corretto. Ebbene, non solo la denuncia corrisponde a verità, ma a tutt'oggi, 27 giugno, nulla è cambiato. Qual è la situazione? Che cosa si verifica? Alla voce nome del farmaco si apre un menu ricerca. Scrivendo vaccino appaiono tutti i possibili vaccini segnalabili, tra di loro anche quelli anti-Covid, e ne sono 5. Sono denominati con sigle che il comune cittadino nemmeno conosce, per capirci. Il siero AstraZeneca è indicato con il nome da scheda tecnica vaccino anti-Covid Shadox 1-S ricombinante, idem per tutti gli altri sieri anti-Covid. La cosa stupefacente è che, scrivendo vaccino nell'apposito modulo di ricerca, mancano del tutto i seri a mRNA, quelli di Pfizer e Moderna, cioè quelli maggiormente somministrati alla popolazione italiana. Oltre a quello di AstraZeneca, sempre con i nomi tecnici e non con quelli più noti al grande pubblico, sono presenti i sieri Johnson & Johnson, Novavax, Sanofi e quello della Valneva, che è particolarmente sfigato perché nell'elenco è presente 2 volte. I vaccini a mRNA compaiono soltanto se si scrive nell'apposito modulo di ricerca mRNA, quindi sempre con i nomi tecnici da scheda tecnica e senza che venga scritto vaccino, quindi evidentemente anche AIFA ci vuole dire che questi non sono vaccini come sono stati erroneamente chiamati dai media, ma sono a tutti gli effetti dei farmaci. In ogni caso rimane la difficoltà per il comune cittadino a segnalare questi eventi avversi, in quanto il comune cittadino è portato inevitabilmente a scrivere vaccino come prima opzione. Molti medici hanno denunciato che le loro segnalazioni di eventi avversi restano spesso prive di riscontri. A quanto pare AIFA non ricontatta il medico per saperne di più. Hanno somministrato un farmaco sperimentale messo in commercio con autorizzazione condizionata e la farmacovigilanza è praticamente assente. L'ultimo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 pubblicato da AIFA è il 14° e aggiornato al 26 dicembre 2022 ed è stato pubblicato nei primi mesi del 2023. Da allora più nessun aggiornamento è pervenuto. Intanto i ricercatori indipendenti stanno facendo le loro indagini sull'eccesso di mortalità analizzando i freddi numeri. Certo, non hanno le prove che a far aumentare i decessi siano stati i sieri salvifici, ma il sospetto è lecito averlo. Il 23 maggio scorso è stato pubblicato sulla rivista specializzata Cureus uno studio sulla stima dell'eccesso di mortalità in Germania nel periodo 2020-2022. Gli autori sono lo psicologo Christoph Kubandner, chiedo scusa per la mia pronuncia tedesca, e il professore di matematica Matthias Reitzner. I loro risultati suscitano scalpore e nessuno ne parla. L'incremento di mortalità è stato statisticamente impressionante più nel 2021 e nel 2022 che non nel 2020, quando la cosiddetta Covid-19 doveva essere nel pieno della sua diffusione.
I due ricercatori hanno visto che in Germania nel 2020 il tasso di mortalità è stato di 4.000 morti, superiore al valore previsto per un totale di 12.000 morti. È però nel 2021 e nel 2022 che la situazione è esplosa, eppure a quel tempo erano già iniziate le vaccinazioni di massa. Nel 2021 l'eccesso di mortalità è stato di 34.000 persone, un dato già di per sé inquietante. Nel 2022, quando ci hanno detto che circolava una variante meno pericolosa e la vaccinazione di massa era giunta al suo apice, l'eccesso di mortalità è esploso a 65.000 morti. Questa è la situazione con i freddi numeri, cari amici. Che dire? Che abbiamo bisogno di cambiare completamente i paradigmi. Non è più possibile che la sanità sia in mano alle multinazionali private. La ricerca scientifica ormai dipende da loro e anche la formazione dei medici. In questo modo si forma una classe di professionisti indottrinati e tutto sta allo spirito critico del singolo professionista nel continuare a fare la propria professione in scienza e coscienza. Se questa è la situazione, dobbiamo ricreare spazi culturali e di formazione dove nascano e si formino professionisti integerrimi. Siamo ormai come i cristiani nelle catacombe. Grazie cari amici e amiche di Diario della Resistenza. Se vi piace la nostra informazione e ritenete utile e meritorio il nostro lavoro, vi chiedo una libera donazione attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che potete leggere nel cartello mandato in sovraimpressione dalla regia. Grazie di cuore a chi ci ha già dato un sostegno e grazie di cuore a chi lo farà. Benvenuto su Diario della Resistenza, queste sono le nostre pagine ribelli.